Sono molto felice di aprire questo splendido evento condividendo delle riflessioni su un argomento così ampio, una competenza, quella della comprensione, tanto importante che, se ci pensiamo, coinvolge tutti gli ambiti della nostra vita e della nostra quotidianità. Inizio subito con una frase che ci riporta alla profondità dell'argomento, una frase di Johann Goethe che dice proprio che non si possiede ciò che non si comprende. Possiedo ciò che comprendo, vuol dire che mi appartiene e dentro di me trasforma e mi trasforma. Condivido anche la radice latina del termine comprendere, che è cum prendere, cioè prendere qualcosa e diventare uniti con essa. Pensate, un'unione profonda, accogliere in sé, abbracciare, racchiudere in sé. Però prima di tutto ci dobbiamo anche chiedere che cosa vuol dire comprendere. La comprensione è un'abilità trasversale agli apprendimenti scolastici. Infatti, buone capacità di comprensione aiutano anche il successo scolastico dell'allievo stesso, quindi hanno delle fondamentali ripercussioni. Però, ce lo siamo mai chiesto cosa vuol dire comprendere? Comprendere significa attivare un processo. Quando io dico processo, significa che è costituito da tantissime fasi. Una fra queste è un processo cognitivo complesso, prima di tutto dove io vado finalizzato a cogliere il significato di ciò che io ascolto o di ciò che leggo, perché il mio primo obiettivo, quando sono davanti e sto facendo un lavoro di comprensione, è proprio soffermarmi e portare dentro di me il significato del testo stesso. Poi è un processo dove c'è un'integrazione delle informazioni, cioè le informazioni sono fra di loro collegate, perché altrimenti il testo stesso non può reggersi in piedi. Ancora, è un processo costruttivo, attivo, dove io vado ad integrare le informazioni nuove che acquisisco con le mie strutture di conoscenza, con le strutture di conoscenza proprie del lettore. Inoltre, una buona comprensione in parte si fonda sulle conoscenze precedenti che io ho e anche sulla mia capacità come lettore di utilizzare queste conoscenze ad esempio lessicali, e ricordatevi questa che è una parola chiave, e poi capacità di attivare una memoria di lavoro. Infatti la memoria di lavoro è fondamentale. Noi spesso ci chiediamo: ma come mai questo bambino, questo ragazzino, questo adulto non ha compreso in un certo modo? Perché magari bisogna anche andare a fare un potenziamento, un allenamento a livello di memoria di lavoro. Purtroppo oggi molti bambini, ragazzini e adulti faticano a cogliere efficacemente il significato di un testo ascoltato. Pensate un po' che si può parlare in alcuni casi di disturbo della comprensione del testo. Adesso io vi ho messo qui le raccomandazioni del 2007 della Consensus Conference, cioè conferenza di consenso. Chi è? È un gruppo di lavoro di esperti che traccia praticamente, stabilisce delle pratiche cliniche condivise per la diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento. E pensate che loro già nel 2007, quanti anni sono passati?
17 anni e noi magari ne abbiamo appreso solo di recente. Già 17 anni fa loro parlavano di disturbo della comprensione del testo, dicendo che questo può essere, considerandolo come un possibile disturbo specifico di apprendimento. Inoltre, questo molto importante, danno proprio anche delle linee, cioè indicano che dobbiamo in qualche modo studiarlo maggiormente, proprio perché, come vi ho detto prima, è un fenomeno, un aspetto molto complesso ed è per quello che non è ancora stato proprio certificato come DSA, perché racchiude veramente un universo. Quindi loro dicono è importante però lavorare sulla prevenzione e sul potenziamento facendo delle attività sulla comprensione di ascolto. Vi ho messo questa ricerca di questi due studiosi americani, Hart e Risley, del 1995, The Early Catastrophe, è praticamente la catastrofe anticipata. Perché? Perché questi due ricercatori, questa ricerca, ci dice che c'è una correlazione importantissima sul vocabolario ascoltato e appreso da un bambino all'età di 3 anni con il vocabolario di cui un bambino tra gli 8 e i 10 anni ha conoscenza. Infatti spiegano che l'86-98% delle parole che esistono nel vocabolario di un bambino proprio in questa fascia di età, scolarizzazione, terza primaria, quarta, quinta primaria, deriva dal vocabolario dei genitori. Allora, noi sappiamo che il lessico è un mattone fondamentale per la comprensione del testo. Quindi dipende proprio dal lessico. Vi ricordate all'inizio, vi ho detto, ricordatevi la parola chiave, l'aspetto lessicale. Infatti, tantissime prove si fondano su quella che è la ricchezza del vocabolario. Allora ci dobbiamo fare una domanda, noi come genitori, come nonni, come insegnanti, come babysitter, come educatori, cosa determinano le conversazioni che noi abbiamo con i bambini, con i nostri figli, nei primi anni della loro vita? Qual è? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo allora arricchire il nostro vocabolario e riutilizzarlo in modo appropriato, così da poter trasmettere in modo corretto e stimolare in modo corretto i bambini di 3 anni, perché questo avrà una lunghezza, avrà una ripercussione a lungo termine. Quindi il nostro compito è proprio stimolare in modo funzionale. Pensiamo che quello che loro comprendono, al giorno d'oggi ci diciamo, ma non ha compreso. Come mai tutte queste difficoltà a livello di comprensione? Pensate, abbiamo comunque una grande missione. Adesso vi condivido alcune strategie di comprensione del testo ascoltato o scritto. Allora, prima di tutto, vedete che una delle strategie è attivare conoscenze pregresse. Perché? Perché all'inizio noi abbiamo proprio detto che in parte la comprensione deriva dalle conoscenze precedenti che un bambino, un ragazzino ha. Quindi se io sto trattando un testo, una giornata all'asilo, oppure l'incontro con un nuovo amico, mi fermo e chiedo, anche se sono un genitore, questo, o se sono un insegnante, bene, ma allora cosa fai tu nella tua giornata all'asilo? Oppure, cosa capita quando tu incontri un nuovo amico? Attivo in chi mi ascolta, nel mio uditore, le conoscenze pregresse, il lavoro sul piano mnemonico. Quindi inizio a ricostruire internamente.
Oppure posso fare previsioni, magari molti di voi già lo fanno. Previsioni su che cosa? Sul titolo, perché già il titolo racchiude tantissimo a livello di comprensione, è proprio la chiave per la comprensione di quel testo. Ci sono degli indizi nel titolo, posso andare a fondo con un titolo, iniziare a chiedere. O ancora, magari faccio delle previsioni sul finale. O magari sto raccontando e mi fermo e dico: ma adesso cosa potrebbe fare questo personaggio? E cosa potrebbe capitare? E dove si potrebbe spostare? E quindi anche faccio collegamenti. Un'altra strategia che vi approfondirò dopo è quella del domandare, dell'interrogarsi, proprio perché le domande permettono una ricostruzione, una rievocazione del racconto, ma non domande dove io tartasso una dietro l'altra. Cos'è questo? Cosa ha fatto? Questo cosa ha fatto? No, lo vedremo dopo, in forma di dialogo. E poi le inferenze. Cosa vuol dire fare inferenze? Vuol dire andare a trovare ciò che non è esplicitato in un testo, nemmeno quando io lo racconto, ma nemmeno in un testo scritto, perché il testo stesso racchiude tantissime informazioni nascoste, tantissimi piccoli mondi che io posso andare a svelare. Posso fare inferenze in vari modi. Una di queste può essere utilizzando le parole chiave. Ad esempio, se io racconto una storia dove nomino le parole acrobata, pagliaccio, vorrà dire che la vicenda si svolge dove? In un circo. Quindi questo è importante, iniziare già a chiedere, dare già una visione, una predisposizione. Ma ritorno anche sulle inferenze. Poi, ultimo punto che vi ho messo qua, sarà quello di fare riassunti, raccontare di nuovo, cioè descrivere brevemente, oralmente o per iscritto, le idee principali che io ho colto dal mio ascolto o dallo scritto. Pensate la potenza anche per il metodo di studio. Quindi vi ho detto prima che la comprensione è un'abilità trasversale, racchiude tutti gli ambiti disciplinari, racchiude il tutto. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo impegnarci e lavorare in un'ottica di prevenzione, di potenziamento di questa competenza così grande. E possiamo farlo utilizzando una didattica che si chiama dominio cognitivo specifica della comprensione, lavorando prima di tutto sull'ascolto. Può essere poi uno step successivo quello della comprensione scritta. Ma perché? Perché questo è così importante? Perché una delle modalità attraverso le quali il nostro cervello apprende è quella della narrazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se i messaggi che io ricevo sono ordinati in strutture narrative, io li ricordo meglio, li comprendo a fondo nella profondità di quel messaggio. E vado a capire anche i nessi causali che ci possono essere. Cioè, e cosa vuol dire ancora? È quella che viene chiamata anche storytelling, cioè l'arte di narrare, raccontare storie. Una storia come funziona? La storia si racconta dall'antichità dei tempi. Ha un inizio, uno svolgimento, una conclusione. C'è un protagonista o più protagonisti che in un luogo, in un tempo, agiscono, svolgono qualche cosa, fanno delle azioni, una serie di azioni, vivono una serie di avventure che si sussegue. E sto dando una rappresentazione
che l'utente, chi ascolta, porta dentro di sé e inizia a immaginare, perché non è un'esperienza diretta che ha provato. Quindi per capirla deve proprio mettere ordine in questi concetti astratti che sta ricevendo, li deve visualizzare, deve aprire il proprio mondo dell'immaginazione. Ma come faccio? Allora devo usare le storie. E dove le trovo le storie? Le storie le trovo nei libri, che sono degli strumenti potentissimi per raccontare le immagini, raccontare le storie. Libri con parole o libri senza parole. Però come dobbiamo porci davanti a queste storie? Dobbiamo allenare, dobbiamo utilizzare una lettura dialogica. Cosa vuol dire lettura dialogica? Una conversazione dialogata con il mio bambino, con la mia classe di bambini, con i miei ragazzi. Una conversazione fatta di domande e di turni di parola reciproci. Di che cosa posso parlare? Posso parlare dei personaggi che ci sono in quella storia. Oppure posso fare delle domande rispetto a delle azioni compiute o degli oggetti, o perché no, faccio una trasposizione dell'esperienza. Ah, ma anche tu sei caduto e ti sei fatto male, cosa facciamo quando anche tu cadi e ti fai male? Mettiamo il cerotto? Eccetera, eccetera. Quindi mi collego, utilizzo questo importante strumento e aiuto già una costruzione di quella che è la storia dentro alla persona. Però vado più a fondo e posso lavorare sulle abilità inferenziali, che sono delle abilità cognitive di alto livello. Cosa fa l'inferenza? Ve le avevo messe prima nelle strategie per sviluppare la comprensione del testo. L'inferenza crea delle relazioni logiche tra i fatti e quindi mi aiuta a costruire una rappresentazione mentale della storia stessa, che in quel momento passa attraverso unicamente concetti astratti. Ma io devo poter vedere dentro di me quella storia, viverla in qualche modo, immedesimarmi con il personaggio, con i personaggi, immaginare, capire di compiere quelle avventure che loro vivono. E questo è fondamentale per attivare il processo di comprensione. Però io non ho utilizzato, adesso poi lo vedrete, condividerò una possibile modalità, non ho usato i libri con i testi, ma ho usato i silent books. Perché? Perché sono dei libri splendidi a livello di sviluppo della creatività. Sono veramente un potenziale di inclusione, perché sono libri senza parole, hanno solo le immagini e possono essere importanti sia per un bambino piccolo che per un bambino più grande, per un ragazzo, per un adulto. E vado a lavorare sulla comprensione del testo, ma vado a lavorare anche sull'esposizione scritta, perché posso fare delle attività incredibili anche di scrittura creativa con questi silent books. Quindi sono supporti visivi, potenziatori del verbale, perché a livello lessicale sono davvero il non plus ultra, ma anche potenziatori della comprensione del testo. Inoltre ancora posso utilizzarli con bambini normodotati, ma anche con bambini che magari hanno difficoltà, hanno il sostegno. Conosco situazioni di autismo dove vengono usati questi libri di immagini. Qui ve ne ho messi alcuni che trovate poi nella bibliografia. Io ho preso l'esempio di un'attività, di una pagina da questo libro della Lapis, Una giornata speciale,
e poi su e giù per le montagne di Irene Penazzi. Tra l'altro noi abitiamo anche in un contesto geografico ai piedi delle montagne, quindi potrebbe essere veramente usata per fare dei collegamenti interdisciplinari incredibili anche a livello geografico, storico, eccetera, eccetera. Però cosa devo fare? Perché io vi ho preso, adesso lo vedrete, una pagina del Silent Book. Perché una pagina? Perché nei Silent Books ogni pagina può essere una piccola storia narrata a sé. Sono tante pagine fra di loro collegate, ma una pagina può essere una piccola storia narrata che posso utilizzare in tanti modi. E quindi nel momento in cui vedo questa pagina con un bambino, questi della Lapis sono più adatti ai bambini più piccoli, però gli altri invece posso utilizzarli con i bambini e i ragazzini più grandi. Allora, quale potrebbe essere, secondo voi, una domanda dialogica? Se io voglio fare una conversazione, perché utilizzo questa modalità, per non stare sempre a parlare io con i miei bambini, cerco di conversare, di dialogare, per stimolare in loro la comprensione d'ascolto e poi che diventerà comprensione del testo scritto. Quindi cosa potrei chiedere? Quale potrebbe essere? Guardando questa immagine, dove io mi proietto, allora in questa immagine, cioè ci sono dei personaggi che sono in un luogo, fanno un'azione, fanno delle azioni. Quindi, chi è che me lo dice? Una possibile domanda dialogica che vi viene in mente? Potrebbe essere qualsiasi, guardate l'immagine. Vai. Brava, allora vai. Chi sono i personaggi? Potrei anche chiedere, qualcun altro gli viene in mente qualcos'altro? Che cosa stanno facendo? Io vi ho messo che cosa sta succedendo alla porta d'ingresso. Poi siamo noi che regoliamo quante domande vogliamo fare, che tipi di domande, dobbiamo capire chi abbiamo davanti, proprio per metterci, no? Sullo stesso piano e preparare un'attività che sia costruttiva il più possibile. Oppure anche c'è del mobilio nell'immagine. Questo mobilio è una parola che vi ho messo appositamente perché abbiamo detto che è molto importante lavorare anche sull'arricchimento lessicale. E mobilio non è una parola che io utilizzo solitamente. Quindi più io utilizzo anche un lessico specifico, più vado ad arricchire il vocabolario stesso del bambino e ritorno alla ricerca prima e alle conseguenze della ricerca dei due studiosi americani, Hart e Risley, e anche di quello che vi ho detto all'inizio, perché comprendere è avere anche delle conoscenze precedenti e saperle utilizzare dal punto di vista lessicale della memoria di lavoro. Però poi io vado più a fondo, vado a lavorare sull'inferenza. Quindi vi ho messo 3 tipi di inferenze, sono sempre delle domande. Voi potete scegliere anche un giorno di lavorare un po' di più sulla conversazione, magari iniziate a mettere una domanda sull'inferenza, osservando l'immagine. Le domande dialogiche sono magari quelle più dirette, avrei potuto anche chiedere, amore, ma la nonna ha gli occhiali nell'immagine? Sì, ha gli occhiali. Ah, come la tua nonna ha gli occhiali. E quindi faccio un collegamento. Inferenze, scendo in profondità. Creo delle relazioni logiche. Dove si trovano? A livello spaziale, inferenza spaziale, il bambino, chi è davanti, deve capire dagli indizi praticamente dove si trova. Perché la mamma lascia il bimbo dalla nonna? Devo osservare che il bimbo ha il raffreddore, è influenzato, e poi come si sente il bambino? Quindi c'è una proiezione di stato interno, una proiezione a livello cognitivo ed emotivo. Mi immedesimo
nella storia, quando io sono ammalato, vado dalla mamma, mi porta dalla nonna perché lei va a lavorare, io sono dalla nonna, inizio a costruire, quindi ci sono dei personaggi che agiscono in un luogo perché c'è una motivazione e poi aggiungo gli altri aspetti, il sentire, le emozioni. Avete qua su e giù per le montagne, guardate la differenza dell'immagine, molto ricca dal punto di vista dei particolari. Domande dialogiche possibili, chi sono i personaggi? Anche qua che cosa fanno i 3 bambini? C'è qualche animale nell'immagine, più dirette, le inferenze possibili, dove si trovano, spaziali, causali, perché i bambini stanno giocando con il tronco di un albero, devo intuirlo questo, magari l'albero è caduto, dove si trovano potrebbe essere un bosco, una foresta, un giardino, perché? Quali sono gli indizi che me lo fanno capire? E l'ultima, cosa provano i bambini? Di stato interno, mi proietto, cosa posso provare se io vivessi la stessa situazione? Bene, allora non ci resta che provare e comprendere in noi questa nuova scoperta ascoltata. Grazie.